Rimini, 1 maggio 1968. Giorgio Rosa, ingegnere bolognese, pianta sulla sua isola artificiale una bandiera arancione con 3 rose rosse su sfondo bianco, dichiarando Stato indipendente una piattaforma al largo delle acque territoriali italiane e facendo nascere il mito dell'Isola delle Rose. L'Isola delle Rose, una storia incredibile ma assolutamente reale. Perché ve ne parlo? Perché da poco tempo su Netflix è uscita l'incredibile storia dell'Isola delle Rose, film italiano del 2020 che racconta proprio questa storia. Ciao a tutti e benvenuti, sono Mattia di Lingua Franca. Se state studiando l'italiano, i film e le serie TV sono un ottimo modo per ottenere esposizione alla lingua italiana e migliorare la propria capacità di ascolto. Oggi voglio parlarvi di un film che ho visto da poco e che mi è piaciuto molto e secondo me piacerà molto anche a voi. Sto parlando del film L'incredibile storia dell'Isola delle Rose, diretto da Sidney Sibilla e con Elio Germano nei panni dell'ingegnere Giorgio Rosa, visionario protagonista della vicenda. L'idea di Giorgio Rosa era di costruire una struttura di 5 piani con sopra bar, negozi, attività commerciali e camere d'hotel che fosse un'attrazione turistica per le migliaia di persone che ogni giorno affollavano le spiagge della Riviera Romagnola. Ma questo progetto si scontrò quasi subito con la burocrazia italiana, non entusiasta della costruzione di una zona franca al largo della costa italiana, ma fuori dalle acque territoriali. Così, quando la piattaforma cominciò a prendere forma, la Capitaneria di Porto di Rimini provò a bloccare i lavori perché la costruzione non rispettava i progetti forniti in fase di richiesta di permessi. La risposta di Rosa fu questa: io non devo rispettare nessuna regola, perché la mia piattaforma si trova fuori dalle acque territoriali italiane. Il 1 maggio del 1968 viene dichiarata l'indipendenza. Da quel momento lo Stato italiano farà quanto possibile per bloccare lo sviluppo dell'Isola delle Rose, arrivando a occuparla militarmente e successivamente a distruggerla nel febbraio del 1969. La storia dell'Isola delle Rose è una curiosità italiana incredibilmente interessante e finalmente è stata creata una sua versione cinematografica. Prima di lasciarvi al trailer del film, ecco 5 curiosità sull'Isola delle Rose. L'indipendenza idrica. L'isola era indipendente dal punto di vista idrico. Viene infatti individuata una falda di acqua potabile a 280 metri di profondità. Le attività già avviate. Al momento dell'occupazione sulla piattaforma erano presenti un bar, un negozio di souvenir, un ufficio postale, il timbro e una banca. Gli abitanti. Sull'isola hanno vissuto una coppia di riminesi che ne gestivano il bar e un uomo di Città di Castello che faceva da custode. I 3 avevano affittato la piattaforma e avevano il mandato di gestire le attività dell'isola. La mostra a Vancouver. Nel 2008 un museo canadese ha realizzato un'installazione in cui l'Isola delle Rose veniva paragonata all'Isola Utopia di Tommaso Moro. I resti. Nel 2009 sono stati ritrovati resti di muri e della struttura metallica che ha sorretto l'Isola delle Rose. Il film è disponibile su Netflix con il titolo internazionale Rose Island, quindi vi consiglio di guardarlo il prima possibile. Se lo guardate, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e se volete consigliatemi anche qualche altro film italiano di cui parlare. Ora vi lascio al trailer, ovviamente in italiano. Noi ci vediamo nei prossimi video.
Ma non dimenticatevi di iscrivervi al canale e cliccare sul pollice in su qui sotto per non perdervi i nuovi video settimanali. Buon italiano e buon trailer a tutti! E che cosa può fare per lei, signor Rosa, il Consiglio d'Europa? Deve salvare la mia isola. Lei ha comprato un'isola? No, l'ho fatta. Questa è l'isola che ha costruito? Sì? Scusa un po' per gli interni, ma insomma, la macchina l'ho costruita per l'esame da ingegnere. C'è un motivo in particolare per cui questo veicolo è sprovvisto di targa? Giorgio, te vivi in un mondo tutto tuo. Ma il mondo non è tutto tuo, ricordatelo bene, che non l'hai costruito te come la macchina. Allora forse dovrei Fare cosa? costruire un mondo tutto mio. Facciamo un'isola fuori dalle acque territoriali italiane. Devo vivere davvero secondo le nostre regole. Benvenuti sull'isola delle rose! E c'è questo ragazzo con dei suoi amici. Ha costruito un'isola e si è dichiarato indipendente. Non ho capito, devi ripetere. Lettera di richiesta di cittadinanza. Senti, sto odore di libertà. Una libertà assoluta vi spaventa. O non hai speranze. Bisogna pur correre dei rischi se vuoi cambiare il mondo. Dio benedica il presidente! Presidente? Dopo dai, sono degli hippie, sono scenografici.